Mister D'Aversa, il mister dei giovani che lancia i giovani nella piazza che lancia più giovani possibili. L'Empoli come club ha dimostrato nella sua storia di lavorare molto con i giovani e con i giocatori del proprio settore giovanile. E per quanto mi riguarda mi piace lavorare con i giovani perché credo che siano molto disponibili e sono molto disponibili anche a migliorarsi, ad ascoltare, quindi questo binomio mi gratifica molto, perché comunque per un allenatore, oltre che fare i risultati, è gratificante anche magari un giorno vedere i giovani che tu hai allenato, che cercato di far crescere, e giocare, vederli giocare in altre piazze molto più importanti. Sicuramente qui ho trovato un ambiente familiare e sicuramente è un ambiente che ti lascia lavorare, ed è molto importante soprattutto quando il club vuole cercare di portare i propri ragazzi in prima squadra, per cercare sia di raggiungere l'obiettivo del campo, ma anche per quantificare queste crescite, perché è un investimento che il club fa sui giovani con un centro sportivo che difficilmente i club di Serie A possono avere, come quello che c'è qui a Empoli. Quindi sono tutti aspetti molto importanti. È chiaro che poi la passione del tifoso c'è sempre. Il rimpianto di non aver completato il lavoro straordinario che abbiamo iniziato e portato fino a quel giorno fatidico, però lavorando al primo giorno del ritiro, ecco, il rimpianto non aver finito l'anno, un anno straordinario che secondo me dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei risultati, credo che sia stato uno dei migliori anni da allenatore. La partenza è stata straordinaria perché nelle prime 5 partite abbiamo fatto 11 punti, quindi quella è la dimostrazione che con il lavoro a volte si può sopperire, no, alle differenze magari di strutture di squadre. Lì l'unica medicina che conosco è quella di lavorare durante la settimana, perché io credo che la partita poi sia un risultato di quello che si fa durante la settimana, e di conseguenza lì sono stati bravi i ragazzi a fare una partenza straordinaria, che è quello che cercheremo di fare anche qui ad Empoli, perché è importante, ripeto, partire con il piede giusto. Quali sono secondo lei gli ingredienti necessari per un percorso che poi possa portare all'obiettivo, che ovviamente è un obiettivo riconosciuto, che è la salvezza? Cioè, quali sono gli ingredienti necessari? Identità, gruppo, spirito di sacrificio, non so. Io credo che innanzitutto alla base di qualsiasi risultato ci deve essere una squadra. Quando parlo di squadra non intendo quello che fanno al di fuori del campo, perché al di fuori del campo per me, ragazzi, vuoi per differenza di età, vuoi per chi si è sposato, per chi ha dei figli, chi è single, non pretendo che loro si frequentino fuori dal campo, ma quello che pretendo è che loro si allenano e giocano da squadra. Devo dire che ad oggi questi ragazzi stanno interpretando ogni singolo elemento, ogni partita da squadra. È chiaro che la cosa che chiedo è la dedizione al lavoro, al sacrificio. È chiaro che ci sono delle componenti, no? Come hai detto te, l'anno scorso la squadra si è salvata al 93esimo, quello che ci auguriamo è di migliorare questo aspetto. Tante avversarie che lotteranno per questa cosa salvezza, c'è un avversario che guarda in particolare, cioè dovete fare la corsa su qualcuno o l'Empoli deve fare la corsa tra virgolette su se stessa? Non mi piace nominare le altre squadre che possono competere o lottare con noi, sicuramente però posso dire che due società come Parma e come Como, che l'anno scorso hanno vinto il campionato, oltre a sfruttare l'entusiasmo di un campionato vinto, hanno la possibilità di avere dietro una società dove a livello di mercato, a livello di spese economiche sono superiori alla norma, però noi dobbiamo ragionare solo ed esclusivamente su noi stessi, cercare di fare il meglio possibile per arrivare davanti alle altre 3 squadre. Mi ha offerto un assist, le chiedo solo del Parma, ma perché lì lei ha vissuto un'esperienza bellissima. 4 anni non si dimenticano, 2 campionati vinti e 2 salvezze non si dimenticano. Sono molto legato a tante persone ancora lì a Parma. È chiaro che la società, ancora primis di me, ha fatto un qualcosa di straordinario, di unico, perché dalla Serie D sono andati in Serie A, cosa che non è mai riuscito a fare nessuno. Io sono subentrato l'anno della Lega Pro, dove appunto abbiamo vinto il campionato, poi abbiamo vinto quello di Serie B e abbiamo fatto 2 salvezze. Sotto l'aspetto
di risultati, penso che sia stato un qualcosa di straordinario, ripeto, ma indipendentemente da quello penso che il fatto di stare comunque 4 anni in una città vivibile, bellissima, e difficilmente poi non avere dei bei ricordi. Torniamo invece all'Empoli, tanti volti nuovi che sono arrivati, c'è qualcuno che l'ha colpita di più di questi nuovi arrivi? Credo che ci sia un giocatore che io sto stimolando molto durante gli allenamenti, perché credo che sia un giocatore importante che proviene dal proprio settore giovanile, che è Fazzini, che secondo me dal punto di vista dei numeri deve determinare di più, e quindi vorrei che non fosse anche quest'anno, no, considerata come un'eterna promessa, ma che si consacrasse in un campionato importante. Ecco, lui le qualità le ha, dipende solo ed esclusivamente da lui. È chiaro che poi devo essere anch'io con il mio staff a cercarlo di metterlo in condizione di poter rendere al meglio. Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli Fazzini, quindi un altro talento sbocciato, tra l'altro è tornato anche Empoli Viti che è uno del territorio. Quanto è importante avere gente del territorio anche per una questione di attaccamento alla maglia? Sì, è importantissimo, perché secondo me ultimamente spesso e volentieri quando ci sono tanti stranieri la difficoltà è quella di trasmettere un senso di appartenenza. E qui a Empoli è proprio il contrario, il pensiero del presidente e del club è quello magari di valorizzare i propri giovani, magari di avere più italiani possibili in squadra, e quindi questo è molto importante, perché quelli che vengono dal proprio settore giovanile innanzitutto sono un esempio per tutti quei ragazzi che sono nel convinto che comunque vivono il quotidiano insieme ai ragazzi della prima squadra, quindi vedono un obiettivo proprio al loro fianco, no? E quindi è stimolante. E questo penso che sia un'intuizione del club molto molto importante, perché appunto stimola il proprio settore giovanile. E oltre il senso di appartenenza poi bisogna dire che Mattia Viti, io lo vidi con quell'anno lì che poi lo portò ad andare fuori all'estero, fece un campionato molto importante, quindi mi auguro che il suo ritorno qui ad Empoli lo riporti ai suoi livelli, perché sono livelli veramente molto importanti. Tra i forti e i meno forti, giocatori talentuosi da plasmare sotto le mani di D'Aversa, è una bella categoria lunga, e ci inserisco Colombo ed Esposito. Sì, sono due giocatori dove Lorenzo ha già fatto diverse partite in questa categoria, credo che abbia del potenziale, mi auguro, si lavorerà per questo, per raggiungere la doppia cifra, perché poi quando si parla degli attaccanti la cosa più importante sono il numero di gol, però per quanto mi riguarda la valutazione dell'attaccante l'ho sempre fatta in base alla partecipazione sia in fase offensiva che alla fase difensiva, perché nel calcio moderno purtroppo non puoi prescindere da una delle due fasi. Uno magari è più talentuoso che Sebastiano Esposito, l'altro è uno che magari arriverà a certi livelli perché con il lavoro, con la dedizione, per il fatto magari di non mollare. Quindi mi auguro che noi possiamo far sì che loro due quest'anno facciano un ottimo campionato per loro stessi, parlo a livello di numeri, e soprattutto per la squadra, perché più loro fanno bene, più magari ne beneficia la squadra. Parliamo di schemi, no? Il 4-3-3, il 3-5-2 che lei ha usato spesso, pensando al gruppo che ha a disposizione, non molto, ok, che comunque ha usato. Sì. Quale vede come modulo per il gruppo che ha a disposizione? Io credo che il modulo per giocare te lo determina i giocatori che tu hai a disposizione. È chiaro che come sono venuto qui ho 3 difensori, tra Ismaili, Valu e adesso Mattia Viti, che è un peccato per me tener fuori uno dei 3, quindi per forza di cose ho impostato la linea difensiva con i 3 difensori, ripeto, ma non è importante, perché i numeri, poi il modulo è importante sì per la stampa, per i giornalisti, perché poi c'è un'interpretazione, pur giocando con una difesa a 4 si può costruire a 3, quindi si varia. Io perlomeno da quando ho iniziato questo lavoro non è mai successo di giocare, di interpretare il sistema di gioco nella stessa maniera. È chiaro che in questo momento qui siamo partiti con la difesa a 4, adesso stiamo giocando con i 3,
ma io credo anche che poi bisogna essere duttili a giocare sia in un modo che in un altro, perché sia nella stessa partita o magari in partite diverse dobbiamo essere pronti a poter giocare con diversi sistemi di gioco. È chiaro che la mia storia dice che la maggior parte delle annate come il modulo di partenza è stato il 4-3-3, ripeto, ma poi con interpretazioni diverse. Grazie mille. Grazie a te.